io sono un po' non emozionato perché stare in questo salone mi dà un senso di vertigine tutte le volte. Pensare che un luogo così bello dove hanno camminato e vissuto alcuni tra i più grandi oggi ospiti noi, non voi di TED che siete naturalmente i benvenuti, ma noi amministratori di Firenze, mi dà il senso di una vertigine e mi fa sempre domandare se nel rapporto tra passato e futuro possiamo trovare una chiave per ragionare di ottimismo oppure la definitiva consacrazione del pessimismo cosmico di questi giorni. Vi dico subito la tesi mia. La tesi mia è che l'ottimismo sia fondamentale per la politica, ma non l'ottimismo inteso come il speriamo che le cose vadano bene, non l'ottimismo inteso come il vabbè, accontentiamoci, no, l'ottimismo inteso come straordinaria forza vitale, secondo me è fondamentale per la politica. Sguardi perplessi. Tirate fuori il Sole 24 Ore di mercoledì, giovedì scorso. Fate presto. Questo dovrebbe essere l'elemento che richiama l'ottimismo. Perché? Perché questo titolo era il titolo del Mattino di Napoli il giorno dopo il terremoto dell'80. E Fate presto è il titolo del giornale di Confindustria per dire signori, qui sta succedendo un casino di proporzioni immani. O intervenite adesso o non riusciamo a salvarci. Come si fa a essere ottimisti quando in questo Parlamento, in questa consigliatura, in questa legislatura ci sono stati più cambi di casacca, 164 cambi di casacca, che non proposte di legge approvate dal Parlamento? È un dato di fatto, è un numero. Pensate che ci sono stati 164 cambi di casacca e 121 parlamentari che hanno cambiato casacca, perché qualcuno l'ha cambiata più volte, perché bisogna anche abituarsi, no? Cambiare idea è segno di intelligenza, qualcuno in Parlamento è veramente un genio. Allora io credo che parlare di ottimismo oggi significhi tentare di vincere la mucillaggine della banalità, della volgarità, anche dello squallore. Credo che si debba essere ottimisti e non giocando alla meno. Vi racconto per me dove ho imparato, io avevo una professoressa alle medie che tutte le volte mi diceva che bisogna accontentarsi nella vita. Alle superiori era la classica, sarebbe stata la classica tipina da 6-. E credo che se noi non diamo occasione alle nuove generazioni per uscire dalla filosofia del 6- non andiamo da nessuna parte, no? Quello che all'esame all'università prendeva il 17 e 2 figure. Noi dobbiamo uscire dall'idea di giocare tutti soltanto alla meno. L'ottimismo per me, nella mia esperienza personale, ha iniziato ad assumere un significato bello, positivo, quando ho incontrato un uomo, l'ho incontrato soltanto metaforicamente perché non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, che si chiamava Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer è stato un martire del nazismo. Era un pastore luterano che fu ucciso a Flossenburg 20 giorni prima che finisse la guerra. È drammatico, ovviamente, ogni morte in guerra, ma quando sta per finire, quanta letteratura c'è sul dolore che è terribile e drammatico come sempre, ma particolare quando tu te ne vai proprio nei giorni finali, quando sta per arrivare la primavera, quando sembra che tutto volga al bello e improvvisamente tu non puoi far parte di questa pagina nuova. Dietrich Bonhoeffer è stato tra i sostenitori del tentativo di golpe contro Hitler. Ha scritto un libro bellissimo che secondo me andrebbe portato nelle scuole perché andrebbe fatto leggere, anche se è molto difficile, che si chiama Resistenza e resa, e dice dell'ottimismo, da questa definizione dell'ottimismo. L'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale. La forza di sperare quando gli altri si rassegnano. La forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca. La forza di sopportare gli insuccessi. Ecco il pezzo che mi piace. Una forza che non lascia mai il futuro agli avversari. Il futuro lo rivendica a sé. Vorrei dirvi perché secondo me la politica oggi ha bisogno di non lasciare mai il futuro agli avversari. Ve lo dico qui, in questo salone, che è un salone del passato. Oh, ragazzi, sveglia laggiù, Leonardo da Vinci ha dipinto quello che Vasari, ve l'ha detto Maurizio Serracini prima, ha considerato il più grande capolavoro di Leonardo, più bello della Gioconda, più bello dell'Ultima Cena. Noi pensiamo che sia lì sotto, lì dentro, andremo a scovarlo e lo troveremo, spero. Non è che si può farlo dipingere a un Madonnaro, Maurizio, quindi va trovato. Ma è l'idea che questo salone abbia un passato forte. Pensate che qui, in questo stesso salone, lo diceva
lo diceva qualcuno prima, non soltanto si è giocato il rapporto tra Leonardo e Michelangelo, lì Michelangelo avrebbe dovuto rispondere con la battaglia di Cascina, ma in questo stesso salone Cosimo il Grande ha immaginato se stesso. Laggiù c'è una tartaruga con la vela, il simbolo del festinalente. Lì in quello studiolo Francesco, suo figlio, giocava con i giochi alchemici. Quanta grande... E pensate a Vasari. Vasari che in 6 mesi fa il corridoio, partendo di lì, arrivando agli Uffizi e poi arrivando a Palazzo Pitti. 6 mesi oggi un'amministrazione non fa in tempo a mettere neanche il timbro del progetto preliminare della conferenza dei servizi della valutazione di impatto strategica. Questo è un palazzo ricco di storia. Qui si è riunito il Parlamento, qui si riunivano i grandi sindaci delle città capitali. Però qui noi vogliamo rivendicare il futuro. Come? 3 esempi. E li dico con 3 esempi che hanno detto 3 amici che hanno parlato prima di me. 3 fiorentini. Ne cito 3 perché sono i 3 che qualcuno ha citato prima. Il primo, Ser Pippo. Sembra una nocciolina da fumetto. Ser Pippo era Brunelleschi. Brunelleschi i fiorentini lo prendevano in giro. Non gli credevano, lo consideravano un matto. Ma voi vi immaginate i fiorentini? Ma noi siamo fatti, chi di voi è fiorentino lo sa. Questo aveva l'idea di fare la cupola a modino, tutta una cosa particolare. I fiorentini lo prendevano per il culo costantemente. Immaginavano che lui non potesse riuscire a raggiungere il risultato strepitoso che poi avrebbe raggiunto. Ma Brunelleschi è un grande uomo ottimista, non perché spera che domani vada meglio. È un grande ottimista perché ha il coraggio di non mollare quando gli altri ironizzano su di lui. E la grandezza di Brunelleschi non è soltanto nel fatto che la cupola del Duomo è il luogo dell'incontro tra Dio e il suo popolo. Bellissima questa immagine, il luogo più alto della città. Per chi ama la laicità, la cupola del Duomo in qualche modo accompagnava il luogo dell'assemblea, perché il Duomo era stato costruito perché potessero stare dentro tutti gli abitanti di Firenze. Era la vera grande piazza civile. Brunelleschi è un grande perché dopo aver fatto il luogo dell'incontro tra Dio e il suo popolo, dopo aver fatto il luogo dell'incontro della comunità, va a fare il Salone degli Innocenti, cioè il luogo dove i bambini venivano abbandonati, il luogo dove i bambini venivano esposti e una mano le suore li salvavano e li portavano in quelli che era l'istituto degli innocenti. Questa è la grandezza di Firenze. Quando la bellezza tiene insieme la solidarietà, quando la bellezza tiene insieme l'attenzione all'ultimo. La più grande bellezza di Firenze è il fatto che tu ti preoccupi dell'arte e della cultura, ma sei capace di stare attento al dolore di un bambino. Ser Pippo Brunelleschi ci insegna l'ottimismo. Ci insegna l'ottimismo Giorgio La Pira, lo diceva Rodolfo. Quando a Firenze ancora i sindaci erano persone serie, Giorgio La Pira era capace non soltanto di portare qui con uno sguardo profetico i sindaci delle città capitali, perché lui riteneva che Firenze fosse capitale. La Repubblica Fiorentina era capitale per lui, guardate La Pira in mezzo alla gente. Per lui Firenze era la capitale della Repubblica Fiorentina e quindi qui portava il sindaco di Mosca piuttosto che i sindaci americani nel momento in cui c'era la cortina di ferro. Tiravano su il muro di Berlino, qui si costruivano ponti. Ma Giorgio La Pira è stato un grande perché ha sempre pensato che l'ottimismo in politica non fosse soltanto la profezia di un mondo lontano, fosse la capacità di tenere insieme lo sguardo sul mondo con la cura del quotidiano. Per lui l'atto più rivoluzionario era fare la centrale del latte, che è ancora del comune di Firenze, perché portare un bicchiere di latte ai bambini nelle scuole nel dopoguerra era un grande investimento sul futuro. Perché Giorgio La Pira con Meucci, che prima ricordava Rodolfo, era uno che si era andato a mettere insieme i principi della Carta Costituzionale, che Lorenzo ci ha letto a partire dal primo articolo, con i principi del diritto romano e le leggi dello Stato post-unitario. Mettendo tutto insieme, cosa faceva? Dava le case a chi non le aveva. Allora, non c'è ottimismo possibile, seconda figura di riferimento fiorentino, senza l'attenzione alla giustizia sociale. Questo è un paese nel quale sta crescendo troppo la diseguaglianza. La diseguaglianza non può essere semplicemente combattuta lasciando le cose come sono. Sono i conservatori quelli che non vogliono cambiare e che magari dicendo che bisogna difendere gli ultimi non si rendono conto che allontanano profondamente, che alzano lo spread, non finanziario, ma lo spread tra i nostri sogni e la realtà. Terzo punto, terzo grande riferimento fiorentino. Me lo fate vedere? Dice, ma questo è Walt Disney, non è fiorentino. Dice,
captatio benevolenze verso Giovanotti. Guardate, Pinocchio è la cosa più fiorentina che ci sia. Non è soltanto il secondo libro più letto, più tradotto al mondo dopo la Bibbia, ma Pinocchio è fatto da un signore che si chiamava Carlo Collodi, Carlo Lorenzini, Collodi era il paese della sua mamma, che è sempre vissuto intorno a Firenze. La città il paese degli Acchiappacitrulli era Firenze. Si guarda il sindaco Cianno, per forza, è vero. Acchiappacitrulli era Firenze, così pure come il paese dei balocchi, così come tutte le strade. La Fatina era una signora che è morta nel 1964, una bambina di 13 anni dai capelli colori turchini. Allora, Pinocchio, perché Pinocchio? Perché Pinocchio ha un grande valore tra i tanti. Pinocchio è uno che sa fallire e può ripartire. Noi oggi viviamo un tempo nel quale in Italia sembra che fallire sia il marchio d'infamia. Sembra che fallire sia una totale delusione. Si può fallire, ma il vero marchio d'infamia non è fallire, è non provarci neanche. Il vero marchio d'infamia è lasciare stare a guardare che gli altri ci provino mentre tu stai a giudicare. Non ce la farà mai. È non mettersi in gioco e pensare che tocchi sempre a qualcun altro. Per me l'ottimismo è l'essenza della politica. E lo dico in questo momento nel quale può sembrare strano, qualcuno potrà considerarmi un matto, ma l'ottimismo significa stare dalla parte dell'ammirazione e non dell'invidia. È una cosa diversa stare dalla parte dell'ammirazione anziché dell'invidia. L'ottimismo significa stare dalla parte del coraggio, davvero, dalla parte del lavoro contro la rendita, dalla parte della sfida contro la paura. E io penso anche che l'ottimismo abbia tante piccole cose concrete, piccole conseguenze concrete. Per me ottimismo significa pedonalizzare il centro di Firenze, perché il suono del silenzio che fa la pedonalizzazione è un valore straordinario rispetto al frastuono di una sgommata. Significa aprire la biblioteca delle Oblate fino a mezzanotte, perché se tu vuoi non essere soltanto carne da Auditel, hai bisogno di luoghi fisici, non soltanto virtuali, anche se poi credi che i social media possano essere la grande rivoluzione del nostro tempo. Essere ottimisti significa dire che fai le quote paritetiche tra donne e uomini, non perché te lo chieda la moda, ma perché credi che senza il potere dell'intervento delle donne non andresti da nessuna parte. Non abbiamo tempo, ma questa città deve tutto a una donna, l'elettrice Palatina. Altro che monumento. È una storia talmente bella che la racconteremo un'altra volta. Io credo nell'ottimismo perché facendo il sindaco quotidianamente mi rendo conto che i bambini e le bambine che vado a incontrare martedì mattina nelle scuole sono la più grande risorsa e la più grande ricchezza. Il Maggio Musicale Fiorentino mi ha chiesto: vieni a fare Pierino e il Lupo. Ormai lo fanno cani e porci, hanno preso anche me a fare Pierino e il Lupo. Ho fatto Pierino e il Lupo e, come forse qualcuno di voi sa, si inizia chiedendo ai bambini, ce n'erano 2000 al Teatro Comunale, posso raccontarvi una storia? È l'inizio, è l'incipit. È stato bellissimo perché ho detto: ma posso raccontarvi una storia? Più di 1000 bambini hanno risposto sì. Finché i bambini delle nostre città avranno voglia di farsi raccontare una storia e noi saremo capaci di raccontarla senza stare dietro al cinismo degli adulti, ma tentando di mantenere in vita le loro aspettative, io credo che ci sia uno spazio per l'ottimismo anche in politica. E allora ho finito. Volevo farvi vedere un video, ma l'ho fatta troppo lunga e quindi non lo faccio. È un'informazione di servizio a chi doveva far partire il video. Noi stiamo vivendo una fase molto particolare anche nel nostro paese. Non sappiamo quale sarà la pagina nuova che scriveremo. Credo però che sia importante passare da un modello culturale a un altro. C'era un modello culturale che era quello sintetizzabile in un'espressione: che pensi mi? Ci penso io. Dammi una delega, lo faccio io per te. Hai un problema? Te lo risolvo. Poi si può discutere se i problemi siano stati risolti o no. Ma c'era questo modello culturale. Lascia fare a me. Io credo che sia arrivato il momento di dire che l'ottimismo in politica imponga a ciascuno di noi, di voi, di poter dire io con verità e con libertà. Dal che pensi mia al tocca a te. Tocca a te. Tocca a te che magari non sarai geniale come Ser Pippo Brunelleschi. Tocca a te che non sarai fantasioso come Carlo Lorenzini. Tocca a te che non sarai innovativo come Leonardo da Vinci. Tocca a te che non sarai capace di profezia come Giorgio La Pira. Però tocca a te. E se tu non sarai in grado di metterti in gioco te, nessuno lo farà al posto tuo. Questo è il motivo per cui
Quando il momento è più buio, credo che la politica abbia più bisogno dell'ottimismo. Nel dire a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, qualsiasi sia il nostro lavoro, tocca a te. Non c'è più il che pensi me, c'è il tocca a te. Se ci rimettiamo in gioco, ciascuno cercando di fare bene il proprio lavoro, l'Italia sarà un pochino più bella. E se l'Italia è un pochino più bella, il mondo è un pochino più ricco. La dico in questo modo: l'ottimismo in politica significa costringerci a un'evidenza. E l'evidenza è che questo paese è troppo bello perché la pigrizia ci porti via. Io tutte le mattine che entro in questo palazzo mi sento sopraffatto dalla bellezza e dallo stupore. Voi siete qui da 4 ore, probabilmente vi è già venuta noia, ma se noi riusciremo a non farci sopraffare dallo stupore e dalla bellezza, l'ottimismo che riguarda ciascuno di noi sarà in grado di trasformare la politica e anche forse di evitare che in Parlamento ci vadano schiacciatasti e cambi bandiera e invece ci vadano persone più serie. In bocca al lupo a tutti noi.